Descrivi un Ciao. po' te stessa, subito, Oddio. direttamente, 3 aggettivi e raccontaci. 3 aggettivi, ok, allora, vabbè, intanto mi descrivo, ti dico chi sono, cosa faccio. Sono una marketing manager con 15 plus anni di esperienza, diciamo 15 plus se no la gente pensa sia troppo vecchia, di esperienza in ambito marketing e sales per grandi aziende multinazionali, tra cui Microsoft, Roberto Cavalli, HP e molte altre. Tutto questo tra carriera sviluppata tra Roma, Milano e Londra. Sono una laureata in legge con un master in marketing e comunicazione, quindi ho cambiato strada, diciamo, nella mia vita. Quindi uno degli aggettivi, parto da questo per dirti, uno degli aggettivi con i quali mi descriverei è originalità, nel senso che ho sempre scelto di fare cose un po' diverse dal solito, quindi originale, determinata, perché sicuramente raggiungere tutta una serie di cose, tra cui far diventare l'evento SMDIT così grande è stata sicuramente una sfida che ha richiesto tanta determinazione, tanta vision e tanta, diciamo, anche fatica, no? Quindi se non si è molto determinati e non si vuole veramente tanto quella cosa è molto difficile arrivarci. E la terza caratteristica con la quale mi caratterizzerei è passione, passionate in inglese, cioè una persona molto appassionata, nel senso che quando faccio le cose di solito ci metto veramente il 120%, no? Se decido che sono on board su una cosa, qualunque essa sia, devo dare il 120%, non riesco a fare poco, che mi paghino, che non mi paghino, che sia mio, che non sia mio, devo dare il massimo, questo, perché poi è la soddisfazione che ricevo dal risultato che mi ripaga, diciamo, dello sforzo. Mashable. Parliamo del Yes. Mashable e 3 aggettivi per definire il Mashable. Ok, allora intanto diciamo che cos'è per chi non Esatto. lo conoscesse. Mashable, il Mashable Social Media Day plus Digital Innovation Days, così si chiama oggi, è un evento di 3 giorni che ci sarà proprio in Ulm il 18, 19 e 20 di ottobre 2018. È arrivato alla 5ª edizione, un caso di successo, caso studio imprenditoriale di successo, perché è un evento che nasce nel 2014 quando Mashable mi intercetta online. Mashable, tutti quanti penso sappiano cos'è, è il terzo blog più popolare al mondo, istituzione, diciamo, americana, che ha creato questo Mashable Social Media Day, che nel 2014 mi intercetta online e mi dice: vuoi organizzare il Mashable Social Media Day a Milano? Ok? Quindi parte da un evento di 150 persone gratuito nel 2014, prosegue gratuito nel 2015, ma fa 600 persone, quasi 600 persone, e sono stata costretta, questo lo racconto sempre perché è un aneddoto interessante, a far rendere l'evento di 2 giorni, perché parte come evento di un giorno, ma ho dovuto dividere le persone a metà nel 2015 perché la location che avevo scelto non poteva contenere nemmeno la metà di quelle persone, ok? Quindi grande successo, diciamo, fin dall'inizio. Quindi nel 2016 dico, siccome io ho fatto tutto questo part time, facendo un altro lavoro, ho sempre detto: bene, bellissimo, il progetto mi piace un sacco, è un hobby, però mi prende tanto tempo, no? E tanta fatica, quindi cerchiamo di farlo diventare un'impresa. C'è anche da dire che in quegli anni, diciamo, maturavo dentro di me la volontà di fare qualcosa di mio, no? Quindi, diciamo, si sono unite queste due esigenze. Allora nel 2016 dico, mentre ero a Miami in vacanza, dico: proviamo a farlo diventare un business, proviamo a farlo a pagamento. E anche lì è stata una sfida, perché comunque un evento che è sempre stato gratuito, specialmente in Italia, a un certo punto diventa a pagamento, non sai come viene recepito, no? Anche se ovviamente le motivazioni erano virtuose, così dobbiamo dire, anche perché volevo stampare banalmente le agende del giorno colorate, belle, volevo avere, no, tutta una serie di cose che prima non potevo, perché ovviamente non avevo budget. E allora niente, facciamo questo evento a pagamento e sold out un mese prima della data, e quindi evento di 2 giorni, sold out, facciamo 60.000 euro circa. 2017 voglio fare ancora lo step avanti, quindi l'evento diventa più Digital Innovation Days, quindi diventa anche, se vuoi, un brand nuovo con un taglio anche diverso, cioè prima era molto verticale sui social media, oggi è uno degli eventi punto di riferimento per l'innovazione a 360 gradi, vuol dire digital transformation, vuol dire digital strategy, vuol dire vedere il digitale da diversi punti di vista, quindi quello che è la parte, come dire, aziendale, perché abbiamo aziende tipo Google, Microsoft, grandi aziende che fanno il loro speech, che presentano le loro strategie, ma anche tutta la parte, diciamo, degli influencer, quindi di coloro
loro che hanno creato la loro credibilità online e che hanno un punto di vista chiaramente diverso da quello, no, aziendale, quindi diventano una... E il terzo punto importante è proprio l'innovazione intesa come innovazione anche tecnologica, quindi si parla sempre di trend, come dire, un anno prima. Noi abbiamo parlato di fake news 2 anni fa, abbiamo parlato di artificial intelligence, chatbot già l'anno scorso, abbiamo parlato di sistemi di pagamento e fintech già pure lì l'anno scorso e anche l'anno prima, quindi come dire, è un momento anche proprio innovativo e per rimanere aggiornati per tutti noi che siamo nel settore o comunque per aziende e PMI che vogliono guardare, come dire, al futuro. Bene, qual è il kit di sopravvivenza per chi vuole entrare nel mondo digital, a tuo avviso? Secondo me la differenza la si fa all'interno del mondo digital quando si ha veramente una preparazione forte di base, perché quello che succede, su questo mi sento di essere molto onesta, voglio prendere questo momento per essere molto onesta, secondo me il problema del digitale è che è un po' un mondo dove tanti vogliono essere perché c'è tutta una parte chiaramente legata al proprio personal branding, legata alla propria immagine, no? Quindi gli italiani, scusate se mi permettono di dire gli italiani, anche io sono italiana, però vivendo all'estero vedo le differenze, sono un paese dove c'è molto ego, no? C'è molta voglia di apparire, specialmente a Milano e quant'altro, quindi è dove un po' tutti vogliono essere e dove è anche facile per chi si sa vendere molto bene riuscire ad ottenere, come dire, dei risultati a livello di visibilità e credibilità. Però questo è diverso dal dire sono in grado di fare una strategia di marketing che include il digitale, che abbia successo e che sia veramente in grado come professionista anche freelance o come consulente o come direttore marketing di fare la differenza dal punto di vista dei risultati, no? Perché per fare questo, a mio avviso, bisogna avere una preparazione di marketing forte di base, cioè il digitale non è altro che un'applicazione del marketing mix attraverso dei tool e attraverso degli strumenti e dei canali diversi, ma di fondo è marketing e quindi esattamente come prima del digitale bisogna avere quella preparazione. Invece secondo me questo si è perso un po' negli ultimi anni perché tanti hanno pensato che basta saper usare Facebook, basta saper usare i tool e essere poi in grado di applicare strategie digitali. Ecco, secondo me non è così. Quindi il kit di sopravvivenza è preparazione e anche curiosità, perché è un mondo che viaggia molto veloce e dove ci sono sempre molte novità. Quindi chi è professionista del digitale si deve appunto sempre informare, sempre stare un passo avanti, sempre provare nuove cose, poter saper misurare anche i risultati, anche questo è importante. Quindi una fase analitica anche. Certo, perché la parte di dati, insomma, che per esempio io dico lì pecco molto perché tendo a non avere molto tempo per guardare questi dati, ma mi rendo conto che sono invece poi molto importanti dal punto di vista strategico. Probabilmente potrei indovinare molto meno, no? Quando decido delle cose. Ringraziando Dio ho, come dire, un po' un sentore, ho molta esperienza, un talento un po' naturale su certe cose, quindi dico vabbè, non ho tempo, però probabilmente riuscirei ad ottenere maggiori risultati guardando i dati. Parliamo adesso dei giovani e giovani universitari. Sì. Un consiglio in primis che daresti a uno studente in vista del Mashable? Sì. E poi quali consigli daresti sempre a noi giovani per quanto riguarda il mondo startup? Ah, ok, perfetto. Allora, al lato, perfetto, grazie. Allora, al lato Mashable Social Media Day, io direi, secondo me, perché è importante per uno studente esserci, al di là che ovviamente è il mio evento e quindi molti pensano questo che vuole vendere, no, però al di là di quello, secondo me è importante perché l'evento è tecnico ma anche molto ispirazionale, quindi è un momento per chi ha, come dire, interesse, una passione per questo settore, per confrontarsi con i migliori dal punto di vista del digital, no? In Italia e anche all'estero, perché poi noi portiamo anche relatori internazionali, quindi, o comunque italiani con carriere internazionali, quindi che possono ispirare e dare degli esempi e scambiare anche appunto domande, è anche un momento per scambiarsi domande, per pensare al proprio futuro, guardando da vicino le persone e pensando magari, ecco, io vorrei essere quello, o vorrei lavorare in quel settore, o vorrei lavorare in quell'azienda, quindi per questo secondo me è un bel momento di
ispirazione e contaminazione, e anche di network, nel senso che noi comunque racchiudiamo un po' tutto il bello del mondo delle community, anche perché abbiamo come voi anche tante altre community del mondo digitale, quindi per uno studente che dice vorrei lavorare in questo mondo, anche conoscere le persone giuste, specialmente in Italia, è molto importante, quindi è anche un'occasione per fare network di valore. Allora, più che mondo startup, che secondo me è una parola un po' utilizzata troppo, un po' abusata, mi sento di dire percorso imprenditoriale. Allora, quello che io consiglio sempre è non guardare a voglio fare l'imprenditore perché faccio tanti soldi, o voglio fare l'imprenditore perché fa figo dire che sono CEO, ok? Perché il percorso imprenditoriale è qualcosa di estremamente difficile, estremamente complicato, e ve lo dice una che non ha mai avuto paura di niente, ma vi posso assicurare che fare questo percorso è stato ed è ancora oggi a volte molto difficile, proprio dal punto di vista anche psicologico, no? Nel senso che ti porta a stare in una costante situazione di rischio, ti porta a doverti difendere da molte cose che a volte ti possono, come dire in inglese, affect a livello personale, quindi bisogna avere un forte willpower di dire io voglio fare quello e sono pronto a sacrificare molto anche della mia vita privata, perché diciamo pure questo, per creare la mia azienda, perché creare la propria azienda vuol dire vivere per quella roba lì almeno per i primi 5 anni. Ok, poi quando si arriva a un punto in cui entrano investitori o insomma entriamo in dinamiche poi un po' troppo complesse per farle in un'intervista qui, però ecco, almeno i primi 5 anni vuol dire grande dedizione, quindi uno deve essere mosso da veramente la volontà di fare qualcosa di proprio e di sacrificare se stesso, e anche di farlo in senso, come dire, di fare qualcosa, di creare qualcosa che non c'è, no? O di cui il mercato ha bisogno, non per se stesso e per il proprio ego, e secondo me questo è un po' quello che si perde. Quindi se uno vuole fare più che startup percorso imprenditoriale deve calcolare tutte queste cose: grande passione, grande team, anche, come dire, caratteristiche, skill di teamwork, perché nessuna azienda può andare avanti senza team. Nessuna, perché quando se l'azienda va bene e cresce vuol dire che c'è bisogno di più persone, e il team deve lavorare molto intensamente e molto unitamente per raggiungere determinati risultati, quindi anche questo bisogna essere bravi a farlo. Quindi, e l'ultima cosa che chiudo con questo però non vuol dire che non bisogna provarci, cioè secondo me se uno sente di volerlo fare ci deve assolutamente provare, perché comunque è un'esperienza meravigliosa, perché questa è una cosa che dico sempre, molto inspirational, che però è vera, la sento, vedere una cosa che tu hai disegnato su un pezzo di carta, vederla realizzata, vederla così, quando la vedi che è vera, e quasi non ci credi, cioè è una soddisfazione enorme, gigante, che vi dico la verità non ho mai avuto in azienda, benché io abbia avuto ruoli molto importanti, ho seguito il lancio della campagna di lancio Windows 8, l'Office 2013, ma non è mai come vedere qualcosa di tuo realizzato, che tu hai scritto e lo vedi lì davanti a te. Bene, adesso che vivi a Londra, un esempio, un aneddoto, oppure semplicemente qualche consiglio che hai da dare dal punto di vista della differenza Londra-Italia in ambito soprattutto psicologico, mentale, culturale, ok. Allora sì, nel senso, io penso che siano due mondi proprio completamente diversi, cioè nel senso, è vero che ci sono solo 2 ore di separazione, ma la cultura è completamente diversa. Gli esempi più lampanti sono: gli inglesi sono un popolo molto pragmatico, molto veloce, quindi lavorare in Inghilterra, lavorare in un ambiente inglese vuol dire lavorare con grande efficienza, vuol dire lavorare velocemente, vuol dire non avere buchi di deadline, vuol dire lavorare in grande teamwork, lavorare con l'idea del risultato. In Italia questo purtroppo manca all'interno delle aziende, perché all'interno delle aziende, diciamo la verità, perché mi fa piacere che venga detta la verità, io ho lavorato in tante aziende in Italia, sia a Roma che a Milano, e c'è sempre la cosa che il capo poi alla fine è quello che si vuole prendere il merito, non gliene importa niente di quello che succede sotto, le persone non vengono valorizzate, non c'è meritocrazia. In Inghilterra la meritocrazia invece è qualcosa di molto radicato nella cultura, è forse una delle cose più lampanti di UK, cioè anche adesso vi posso anche dire questo, che è un po' un elemento interessante anche dal punto di vista dell'attualità.
anche adesso che c'è una situazione di Brexit, quindi comunque non nego che c'è come dire, un clima molto diverso da quello che c'era 10 anni fa, però comunque le aziende inglesi vogliono le persone brave, vogliono l'eccellenza. E poi vabbè, piccola cosa un po' divertente, chiaramente c'è il tema dell'educazione, no? Gli inglesi sono molto estremamente educati, forse proprio si mettere un po' degli italiani, quindi chiaramente in Inghilterra c'è tutta questa cosa per cui bisogna sempre essere educati, sempre, no matter what, bisogna essere educati. E un elemento, ecco, carino, anche voglio dire, è che il primo anno e mezzo che vivevo lì, per me era difficile capire come mai in Inghilterra non si volesse mai litigare, no? Perché fa sempre parte un po' della questione dell'educazione, cioè per loro quello che noi chiamiamo litigio loro chiamano confrontation, e non gli piace il confrontation. Io dicevo, ma perché non vogliono litigare, no? Che uno litiga, poi chiarisce, e non la capivo questa cosa. Poi dopo ho capito che in realtà per loro invece significa pick your battles, loro dicono, cioè nel senso, per come la vedono loro è una perdita di tempo, cioè dicono, ma perché devo perdere il tempo a discutere, me lo faccio scivolare addosso e vado avanti. Non so come dire, è un approccio, se vuoi, anche molto più positivo, che tutto sommato ha senso. Questo Testare, fuggire? fuggire. Questo è difficile. Allora, dipende da come si è. Ok, dipende da come si è e dipende da quali sono le proprie priorità nella vita. Non c'è una risposta giusta o una sbagliata. Questo cosa vuol dire? Per me è sempre stato, la carriera per esempio è sempre stato qualcosa di estremamente prioritario, no? Avere un certo tipo di tenore di vita o stabilità economica per me è sempre stato molto centrale, quindi per questo ho dovuto emigrare, su questo sono molto chiara, no? Nel senso che anche in azienda purtroppo qui si arriva sempre a un punto in cui o sei veramente raccomandato o sei veramente nel posto giusto al momento giusto, o anche se hai avuto una carriera di successo come è stata la mia, non riesci a guadagnare, no, più di un tot, perché l'Italia purtroppo è così. Quindi se poi vuoi fare il salto, ma anche da un punto di vista non solo economico, anche proprio di esperienze, no? Cioè io spostandomi in UK ho gestito mercati come UK e Irlanda, ho lavorato per un'azienda cinese per cui ho fatto dei viaggi in Cina, cioè nel senso stare lì ti dà la possibilità a livello di carriera proprio di fare esperienze molto più importanti, che ti arricchiscono molto di più a livello professionale. Quindi se la priorità di una persona è voglio sviluppare la mia carriera, voglio guadagnare di più, voglio vivere in un ambiente molto multiculturale, voglio vivere in una città dove mi devo reinventare costantemente, dove devo stare sempre col coltello tra i denti, perché poi c'è da dire anche quello, no? Cioè Londra è una città che offre tanto ma anche molto competitiva, sì. Proprio perché i talenti di tutta Europa e anche di tutto il mondo sono lì. Quindi se tu vuoi quello stimolo, sicuramente Londra, per dire, o comunque l'estero, ci sono diversi posti all'estero, può essere un posto perfetto. Quindi sì, dipende un pochino dalle priorità. Secondo me un consiglio però che do, ecco, può essere un po' interessante per voi, è molto più facile anche da grandi, per dire a 40 anni e 35, cioè io mi sono trasferita la prima volta che ne avevo 25, poi sono rientrata in Italia, mi sono spostata a Milano, vabbè, una serie di ragioni, e poi mi sono spostata lì definitivamente a 33 anni, no? Ma conosco persone che si sono spostate anche a 47 anni, per dirvi. Però se uno si sposta da grande, da una parte è molto più facile entrare nel mercato del lavoro, perché arrivi già con una professionalità, ok? Quindi per me il consiglio magari per chi esce dall'università è dire o fate proprio l'università lì, oppure fate comunque un po' di esperienza qua, almeno un paio d'anni, perché lì sono molto specializzati, quindi bisogna avere un'esperienza specializzata su una cosa verticale. Quindi uno dice vengo lì un paio d'anni di expertise e poi arrivi ed è più facile entrare nel mercato del lavoro e poi cresci molto velocemente, anche se non hai la laurea. Ecco, lì per esempio anche la laurea per le robe non sono particolarmente importanti, banalmente cioè, secondo me per loro ha molto più senso cioè ha molto più impatto uno che ha fatto 2 anni di esperienza e che se volete, piuttosto che dice sono venuto qua e ho studiato, ho fatto il master qua. Gli interessa di meno, gli interessa di più l'esperienza anche se italiana, proprio per esperienza di lavoro.